Italy rhymes with family businesses. Actually, the majority of the businesses in Italy are less than 50 employees, and it is the heart of Italian economy. Why we are here? Because it's also one of the largest flexo markets in the world. And there is one point that differentiates the Italian market. It's that demand for high quality. And we have seen from the early days, whenever we had innovation, Italian market was the first one to adopt it. So we are here, starting from Salerno. We will be going on a journey to meet the people behind those families and the business and understand their passion and what drives them in today's market. Let's go and meet them. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Quando hanno portato le prime macchine termiche, qui dicevano che tante cose non si potevano fare, che i risultati non si potevano ottenere, che l'eccellenza non si sarebbe mai potuta avere. Oggi possiamo dire che non è stato così, ma perché ci abbiamo creduto noi più degli altri. Noi più di tutti, anche se chi ha creato il sistema diceva non si può fare, noi vabbè, cambiate la vostra strada, noi ci riusciamo. Oggi si può fare. Ok? Non prendete no come know-how che avete. Esatto, io dico sempre allora, se c'è si può l'ambizione, fare. si può fare, vai. Eccolo qua, Oh my god. vedi? Sei sempre giovane. Erase. Come ho fatto? La prossima volta lo faccio in inglese, ok? Va bene. No, è stato Italiano, bellissimo bellissimo. così. È stato bellissimo così. Sì, siamo tanto fieri di questa relazione. Eddie, quell'emozione che noi abbiamo provato tutti quanti in quella sera, c'è tutti i giorni qui dentro, questa è la cosa più bella. Cioè, io ho fatto la festa dei 25 anni, credo qualche mese fa, ci siamo riuniti tutti noi, sì, che non volevo fare una cosa per gli altri, la volevo fare solo per noi. Eravamo tutte le famiglie, ci siamo presi una sala di un ristorante e la cosa più bella erano i sorrisi, sì, non la presenza del collaboratore perché era la festa dell'azienda, no, era una loro festa, questa è la cosa più bella. Veramente. Quindi fai azienda, costruisci l'azienda. Ma non solo con l'azienda, con gli soci, ancora che partner. Sì, perché questo è il rapporto che noi Il abbiamo. rapporto che abbiamo costruito, 360 gradi, il rapporto che abbiamo costruito con tutte le persone con l'arrivo di Esco nel 2013, che io non dimenticherò mai, una data ferma nel mio cervello, è stato un altro traguardo per me, perché era quasi difficile arrivare a voi, perché eravamo piccolini, quindi Ma non c'è piccolo. quando poi si è arrivati a voi si è aperto un altro mondo, si è aperto un mondo dove noi tecnicamente ci eravamo pronti, però avevamo bisogno degli strumenti. Gli strumenti sono arrivati e praticamente tutto quello che poi era l'analogico di Studio N è diventato il digitale di Esco, si è camminato alla grande. Ma questo è perché se tu guardi la nostra storia parte tutto da lì, perché la nostra storia come è partita? Eravamo due ragazzi, io venivo dal mondo della grafica e dal design, dal mondo della flexo, e avevamo dei sogni, noi eravamo e siamo rimasti ancora un po' bambini, nel senso che avevamo dei sogni quasi impossibili, però avevamo il desiderio e la voglia di crederci
E quindi abbiamo unito i nostri sogni e abbiamo creato questa cosa. È stato difficile perché l'incoscienza dei giovani, questa è la cosa più bella che hanno i giovani, la loro incoscienza, la dovrebbero mai perdere, perché oggi con il senno del poi dico che eravamo pazzi a fare questa cosa. Noi siamo partiti con 2 computer senza neanche un soldo. C'è una foto. Tu vedi che va bene così. Interpersonal relationship is decisive in our job. I mean, I have seen it, of course, in this region. The relationship primes, Yeah. sometimes over the products. Yes. And it takes time to build trust. But once you have it, it is for the long run. Yeah. Le installazioni di macchine da stampa nel settore della Flexo rispetto a quelle della Rotocalco sono chiaramente in grande crescita. Questo sia per il settore dell'imballaggio flessibile nell'industria alimentare, ma anche quello del label, quindi nel settore dell'home care piuttosto che igienico-sanitario. Per quanto riguarda la Flexo, oggi in Italia è in grande espansione. La vediamo i nostri clienti crescere. Sicuramente la qualità degli imballaggi flessibili in Italia è una delle, diciamo, degli standard molto elevati. Infatti con molta probabilità siamo in Europa secondi o sicuramente affiancati dalla qualità della Germania, perché è riconosciuto che l'Italia e la Germania sono i 2 paesi con la qualità in generale del packaging più elevata rispetto agli altri stati. You know, we can say that Italian market, Flexo Italian market is a very fascinating one, you know, because we have many Flexo trade shop serving this market, and we can compare them as artists like you know, Michelangelo or Leonardo da Vinci, because they always try, you know, to reach the highest Flexo standard, Flexo quality standard in the market. And you know, all of them, they started as a family-owned business, artisanal business, and in time they could develop, and now we can find, okay, there are not so many, but we can find some large and very well-structured companies. I was pretty impressed by the number of repro houses, trade shops that we have in Italy compared to other countries, considering again the size. Yeah. So what makes it such a trade shop country? It's just because, you know, they are all passionate in the work. They try to compete among each other in order to deliver the best quality to their customer. Because being so many, they have many customers in common, and so they try to compete for quality, for the best quality. I mean, of course, we see it also from our end. They are very demanding. Il primo CDI, ti ricordi? No, primo CDI, cioè, non ricordo, il primo CDI, aspetta, vabbè, l'abbiamo preso subito negli anni 90. Sì, dopo Drupa forse. Dopo Drupa. Allora ho qualcosa per... Dopo Drupa, perché tu calcola che noi abbiamo sempre preso... 96-97 forse. Allora, la Morigi è stata fondata da mio papà, ma la Morigi nel 1976. Allora l'anno prossimo ci sarà 50 anni? L'anno prossimo, 1 settembre 26, sono 50 anni, quindi io dall'80 ormai che sono qua, diciamo così, tutti i giorni. Per l'anniversario? E ci sarà l'anno prossimo, ci sarà È la sua vita. Sì?
tra virgolette, il suo bambino che è cresciuto. Esatto, quindi abbiamo fatto delle scelte ben precise in tutti questi anni, prima con mio papà, poi io, dove abbiamo naturalmente cercato, prima cosa, di avere un nome rispettato. La Esco è stata una di queste aziende con cui siamo cresciuti, siamo migliorati, abbiamo portato magari anche nel nostro piccolo qualche modifica o qualcosa che avevamo bisogno, abbiamo sempre chiesto cosa avevamo bisogno e la risposta dell'Esco è sempre stata puntuale, precisa e affidabile. Sono un po' cari, però non si può avere tutto gratis, però bisogna anche dire che fino adesso si è dimostrato un'azienda seria. Le aziende sono fatte di persone e le persone della Esco, da Meroni che ci segue da tanti anni. Quanti anni è che ci segui, Meroni? 25. No? 25, prima c'era Sofia. Sofia, sì. Però sì, se non sono 23, sono 21. 20 anni. Poi grazie anche a Fadel ci ha sempre trovati bene. Sotto quel profilo qua non possiamo dire niente, non siamo ormai, non siamo alla ricerca di competitori della Esco, perché noi siamo un'azienda dove ha sempre privilegiato l'aspetto umano, tecnologico e soprattutto di serietà. So we have seen also that the converters were also early adopters of this crystal technology. Yes. Also there is a drive for higher quality. Of course, because they try to compete with other printing processes like gravure and offset, where, as you well know, the quality standard is very, very high. So by implementing new flexo technology, they could easily reach the quality of gravure and offset. We can see it daily with our customer, that with their passionate work, they can really achieve very good result in flexo. L'azienda è nata nel 1966 e già dall'inizio è un'azienda che si è occupata esclusivamente di etichette. In prima istanza, alle origini, si facevano etichette prevalentemente del settore vinicolo e delle bibite, delle bevande, soft drinks, così. Tra l'altro la prensa è in spagnolo, vuol dire la stampa, perché il nome fu dato all'azienda da mio nonno, che da buon figlio di emigranti italiani in Argentina era nato a Buenos Aires, per cui quando dovettero decidere il nome dell'azienda disse dategli la prensa, che vuol dire la stampa in spagnolo, perché nessun altro in Italia avrà questo nome, e così è stato. Non è un nome facile perché molti la tensa non capiscono, poi trovi lo spagnolo di turno e dici la pensa, come mai è così? Stiamo crescendo in quel senso lì, perché tu puoi comprare tutti i macchinari che vuoi, ma senza le persone sono il perno, l'asse su cui ruota tutto il business. Però ripeto, è tutto un progetto che ha sempre le persone al suo centro, perché sennò non riesci a sviluppare nello stile italiano. Gli italiani, così come gli spagnoli, così come i portoghesi e i greci, noi mediterranei abbiamo un approccio molto B2B di persona. Invece nel nord Europa hanno spesso degli atteggiamenti, dei modi di comportamento più manageriale. Allora, io quello che a lui cerco di dirgli è fargli capire che un'azienda come la nostra deve essere sempre al top, cercare di essere al top. Poi, se le cose dovessero domani cambiare per tanti motivi, non devi mai farti una domanda dove ho sbagliato, ma devi sempre al limite pensare che hai cercato di fare quello in cui tu credevi.
Se tu credi in una cosa, vai fino in fondo. Se tu oggi gran parte della vita la passi sul lavoro, io sono stato operaio e ricordo che quando andavo a lavorare ci andavo sempre con il sorriso perché mi piaceva quella cosa che facevo. Quindi quando ho costruito l'azienda ho pensato fortemente a questa cosa e ho detto nel momento in cui avrò collaboratori la mattina dobbiamo sempre sorridere e le persone che faranno parte della mia azienda ci devono venire perché hanno la passione, l'amore e il cuore per questo lavoro. Perché se tu metti questi valori allora la giornata è più bella. I mean, for me, Italy is very emotional. You know, I have also family in Italy. Yeah. So I do find the Italian market extremely complex, but so enriching. And we have seen that every time that we are about to release a new product, yeah, the pioneers, the early adopters, the ones who are helping us test, validate are the Italian customers. Yes. Because they are always looking for that, pushing the technology to the extreme. Yes. And this is what, you know, we like about interacting with those long-term partners that we have since a long time ago. I'm not saying that we don't have them in other countries, but we see it immediately. The Italian customers come with their passion, with their you know, demands, pushing us to our limit, challenging us, and that's a great relationship. This is what makes us also advance in a way. And this just confirms what we were saying earlier. Yeah, but again, that they are mainly focused on quality. Yeah. And I think this is what distinguishes, you know, Italian market from other markets in Europe. I think quality we can see it, but I think it's really very much consistent in this beautiful country. So thanks again for hosting me. You're it welcome. was a pleasure. My pleasure. And let's go continue our tour. Yes. 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and the